Here we are in Agnone, in the central southern Italy, in the province of Isernia, where is the most ancient bell factory in the world, probably, the Marinelli, where they still produce bells with the old techniques, like since the Middle Age. Buongiorno. This is Antonio, which is one of the senior worker at the bell. And we are very glad to be here, and we are going inside to see what they do. Hello, here we are with Antonio Deli Quadri, which is the senior worker at the bell factory Marinelli, and he's showing us now something particularly special. So he plays melodies. Vero? Sì. This is a factory, a foundry company based on the family. It's a family-based organization, and we are very proud to have new generations like Ettore Marinelli, which is the last generation, and he's also creative on new shapes for the bells, but they already have years of experience, since Antonio was telling me that to learn how to do this particular, very particular ancient art requires years of practice and experience. They said before they used in this factory exactly the same techniques used in the Middle Age 1,000 years ago. And I asked, obviously, to create the fire, you will use a different technique. And he says, yes, we are equipped to do that with this gas-operated machine, but we have still the oven that works with the wood fire. And let me say, for the best works, for the most best result we want, we use the oven wood operated, because the results is excellent. And in fact, I see over there the huge deposit of wood fire ready for the next operations. Questa è la sagoma della campana. Da questa qua sappiamo già tutto, il diametro, il peso e la nota che avrà. Quindi noi, se questa qua è un Do, se questo è un Do, noi già lo sappiamo in partenza, dalla sagoma. This is the basic element to create a bell. This is the shape that indicates already what will be the weight, which is a very important element,
and also the tune, which musical tune will be tuned this bell. Successivamente questa si posiziona sul perno centrale, si crea il modello e viene cosparso di un distaccante. Noi usiamo la cenere. Una volta passato il distaccante, leviamo la parte, che questo qua è proprio il profilo interno della campana. Questo è il profilo interno. Leviamo questa parte e passiamo con la falsa campana. Quindi c'è un altro strato di argilla che viene dato. Quindi il primo strato riempie Primo fino a strato, quel livello sì, lì. noi lo fermiamo qui. Quindi è Ma è tutto pieno dentro. dentro è tutto pieno. Come Praticamente questa è l'anima. Questa qui è l'anima di una campana, che il profilo è questo qui, Ok. questo interno. Dopo l'anima noi abbiamo una campana, all'interno di una campana così, noi ci mettiamo della cenere per distaccare la falsa campana, che viene realizzata successivamente levando questa parte qui. Perché diventa più grande. Esatto, diventa più grande. Noi sempre lo torniamo l'argilla. Una volta che abbiamo la falsa campana, questa qui viene decorata con tutte le decorazioni che poi andiamo a vedere nel laboratorio. Okay. This element, this object will be put, this is the axe, in a circular clay shape, and will turn around until we'll make this shape of the bell. And they will create basically a full shape, full of clay. Then they will cover with ashes to make easy to move later. Then later they will remove this. You see that is a part that you can remove, and they will reshape a second level, which will be, you see, a bit larger, and they are able at that point to start to decorate. Esatto, È corretto quello che hai perfetto. detto? Assolutamente. Successivamente, una volta che abbiamo decorato una campana, quella là è una falsa campana, cioè un interno di una campana, quindi è l'anima, si chiama. Noi chiamiamo così l'anima, poi ognuno ha il suo. Poi invece quella dietro è una falsa campana, pronta per essere decorata, dove si trova lì. Queste qua sono tutte anime della campana che vengono fatte con questa parte qui. Ok. Allora, adesso ci possiamo avvicinare. This is called the anima, literally is soul, okay? But is the body, the inner body of the bell. And what is behind is the result after the second passage, after they remove the second shape. And that level means that is ready to be decorated. Come avviene la decorazione? Adesso passiamo al laboratorio artistico. Innanzitutto questa è una campana da decorare, si viene messa prima la cera sopra, cosparsa di cera, e poi vengono attaccate tutte le decorazioni in cera, che adesso andiamo a vedere nel laboratorio. Okay, they will cover of wax, and they will apply on top, in relief, all the decoration, like bas relief, all the decoration they want in wax. Now we are going to see the other area to check the next step, the next stage. Workshop where they prepare the decoration made by wax. Questi che abbiamo intorno sono tutti stampi di decori di campane, quindi ognuno di questi qua sarà un santo, una decorazione che il committente ci chiede. Quindi noi se ci chiedono San Giuseppe, noi già abbiamo come forma, e ovviamente se c'è qualcosa di particolare noi la rifacciamo da zero. Chiaro, chiaro. Here you can see the old archive of shapes they used in the past, created on demand of the committant, which is the client. Who order the bell requires specific decoration,
So they will create the shape in wax, and these are basically a long old archive of shapes they had been used in the past. Adesso queste sono piccole false campane. Noi lavoriamo anche in piccolo. Infatti molte persone ci chiedono anche di fare campane per regalare, Certo. Cioè non è solo una cosa ecclesiastica, Certo. per esempio campane per regalarle a un evento speciale, a un compleanno, a un matrimonio, vabbè, queste... They create bells not only for bell towers and churches, but also for, let's say, special occasions, special events, or like a gift for a wedding or for a special date. They created these little models that are following what the clients requires. Oltre a questo noi facciamo anche, oltre alle campane facciamo anche monumenti, sculture, opere d'arte e diciamo sono io quello che si occupa della parte artistica, soprattutto dei monumenti. They also built monuments, sculpture, to celebrate character, historical character, or just to remember an ancestor or an important person of the families. And Ettore Marinelli is carrying the artistic creation of the big bronze sculptures. Qua possiamo vedere qualche scultura. Questo qua è un Dante qua dietro che è fatto per un evento che in questo evento in un'ora e mezza, mentre una persona decantava versi di Dante, io dovevo realizzare la scultura live. In un'ora e mezza l'ho fatto. Sì, questo qua è un po'... io faccio cose molto di getto, veloci. Okay, that's incredible. This is, as you can see, Dante Alighieri, and Ettore Marinelli created this during an event live where actors were reading parts of the Divine Comedy, and meanwhile he was creating with the wax the sculpture, and guess, all this in 1.5 hours. So 1.5 hours of Divine Comedy reading, and from nothing he created this sculpture. Complimenti. Vabbè, qua abbiamo diversi progetti da portare avanti, comunque cioè non abbiamo solo, cioè facciamo campane principalmente perché quello è il nostro, è la base, Certo. è quello che, perché la differenza delle altre campane è che qua nei nostri ci mettiamo passione, quindi cioè, tutte le campane sono fatte una a una artigianalmente, con tutti i passaggi. Per esempio una letterina va fatta proprio con la cera colata sullo stampo e applicata uno alla volta, quindi per fare una campana noi per fare una campana ci vogliono 3 mesi, quindi con tutti i processi, le cose, cioè l'essiccazione dell'argilla, la decorazione. So they do lots of different creation with bronze, artistic, etc. But obviously the core production is bells. Bells that are made one by one, handmade, and every decoration, every details is made by hand with the wax, caring about the precision of all the constructions. And he was saying to make a bell, they take around 3 months each to make a bell from their production. Per fare sculture per committenze, mi occupo anche di sculture personali, quindi ho un mio stile personale e lo faccio girare per le mostre, e ultimamente ho fatto una mostra a Forte dei Marmi, al Fortino Leopoldo, diciamo spazio. Ettore Marinelli loves to create personal sculpture on demand, and he has a particular style, and recently he had an exhibition of his sculpture, human figure sculpture in Forte dei Marmi. But I want to ask
Che percorso ha fatto di ricerca? Cioè ha fatto degli studi, si è formato con un maestro? Da quando ero piccolo io già toccavo l'argilla, la creta, quindi già giocavo e creavo qualcosa, cioè, e i miei genitori io si erano accorti che avevo diciamo tra virgolette un talento. E così dopo il liceo, perché ho fatto il liceo scientifico, non ho fatto l'artistico, perché Avevi detto maestro d'arte. ho fatto il liceo scientifico e successivamente ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Napoli. Ecco. Poi una volta che ho studiato a Napoli ho fatto anche Erasmus a Parigi, sono stato 6 mesi a Parigi, sempre all'Accademia di Belle Arti, e poi lì vabbè ho avuto un cambio di stile, nel senso che prima ero molto, andavo molto sul classico, cioè, però naturalistico. è giusto essere inizialmente sul classico perché uno deve saper fare delle cose, cioè un volto, e poi diciamo spaziato con cose mie personali. Okay. Ettore Marinelli, since he was a child, he was creating things with clay. He always handled clay since he was a child. Later, he, like all the teenager, the study path, the study career was quite uncertain, so he did a normal high school. In Italy, we have also an artistic high school. He did just a basic high school, a liceo, but after that he went to Napoli and attended the Accademia di Belle Arti in Napoli. And later, after that experience and his degree, he went in Paris. And in Paris, studied for another 6 months. And he was telling me that the experience in Paris changed his attitude and his style, since then he was creating quite a realistic shape and classical, he calls classical sculpture. But after the experience in Paris, he started to be more creative and more personal, and he developed his own style. Okay, all the bells that you can see here all around are all ancient bells. All bells that rang in their life till the end of their life, because they break or they lost their vibrations maybe, and so we substitute it with new bells, but not all those bells are Marinelli bells. They come also from other bell foundry that today not still live. Years ago, there was many artisanal bell foundry than today. Today we can count more or less 20 artisanal bell foundry in all Europe. In Italy, 4. That bell foundry, the Marinelli bell foundry, is the oldest bell foundry in the world. It lives at least from 1339. And is also the second oldest family business in the world. At least from 1339, the Marinelli family live in Agnone making bells, father, son, father, son, father, son, till today. The oldest bell that we have in this museum is that bell. A bell of 1000 here. It don't have a sign, any inscriptions, nothing, so we can't say for sure that it is a Marinelli bell, but it was found here in the countryside of Agnone. So maybe it was created in Agnone. For sure, you can see that it have a different shape from the bells that we create today. Is longer than the base diameter, because the bells created before the 15th century, so that bell and also those bells here, all medieval bells created before the 15th century, they was created not respecting the proportion that we know today, and thanks to which we can give a note to every bell. Every bell ring a note that we choose, starting the process and
So we can recreate all the scale of the piano, white and black paste, all respecting some proportional measurements. Is another discourse. I don't record in English. So here we are right in the 18th century with those bells, and that's the print of the biggest bell in the world. It was created by Moscow Bell Foundry in the 1733. And it had a base diameter of 6 meters, an height of 6 meters, with the crown 8 meters of height. The weight is 200 tons. But unlucky, when they was trying to hang the bell on the frame that was created for it, there was a big fire that destroyed the crane. The bell fell down, crack, and never rang. On the floor, you can see the circumference of that bell. Okay, it's an impressive bell. This other little circumference is our biggest bell. The bell that we create for the Jubilee of 2000, and it stays in the Vatican garden. It's at a base diameter of 2 meters, an height of 2 meters, 2 meters 50 with the crown, and the weight is 5 tons and a half. And here we have a print of the bell. It stays here in the Vatican garden. This is a miniature of the Jubilee bell. Same decorations, inscriptions, but little size. Here we have the print of the visit of John Paul II. It was the unique pope to come in Agnone, visit the foundry, and cast a bell with the Marinelli family. A bell that was donated to the United Nations in New York. It was a very important day for the history of the foundry. And on this other part, this wall, there is the letter of Pope Pio XI that in 1924 donate the title of Pontifical to the foundry. That's why outside the foundry is wrote not only Marinelli Foundry, but Pontifical Bell Foundry, and there is also the coat of arms of the Vatican. Here, in the last part of the museum, we have some miniatures of big bells that are in other parts of Italy or abroad, or the most recent, or not miniatures, but also twins. For example, that bell is a twin. It means that the other have also decorations and inscriptions, but also sides, same sides. We say twin, not copy, because we can't create copies. Like in every artisanal work, each piece is a unique piece. And for us is in this way because when the bronze at 1200 degrees enter into the molding clay, the clay warm and stick on the bronze. And so then when we have to free the bell, to polish and chisel the bell and deliver the bell, we can't take the two parts of the mold, separate it from the bells, and maybe think to recompose it and remelt bronze into the same mold, creating copies. We have to destroy the molds. So we can't create copies. When we want two equal bells, we have to create two different molds of the same size, but two different. Decorate it with the same plaster stamps and wax. At the end, obtain always two originals that we name twins. The bell is the twin of the Rotary Foundation Centennial Bell. We created for the 100th anniversary of the Rotary Foundation, and the twin
stay in Illinois, in Evanston, in the headquarters of the Rotary Foundation. And here we have some broken bell to give an idea that what can happen to a life of a bell. So when you see a crack more or less right like this, normally is the clapper that break the bell from inside. Because hit and hit and hit in the ear, the clapper grow down here 1 millimeter, 2, 3, 4, start to hit the bell where the thickness is thin, not in the major thickness. And if it happens often and there isn't maintenance, if no one check the bells, the branch can crack. Or the ball bearings in which move the yoke, maybe with the vibrations exit from axis. So if the bell ring often not in axis, the branch can crack. There are several reasons. Other also unlucky, even like the bullet. This is a lightning. Earthquakes. But except for this unlucky event, have care of the bells, like for every object that we use, give them a long life, no? Longer life. Okay. Eccomi qua. Buongiorno. Sì, voi siete stati anche In the art, let's say Vatican Foundry, artistic foundry Marinelli, and I'm glad to be here with the brothers Armando and Pasquale Marinelli, that belongs to an incredibly old dynasty of bells maker. I start to ask them a few questions. La prima cosa che vi voglio chiedere è: la vostra famiglia sono 1000 anni che fa questo mestiere. Sì, diciamo, noi a Agnone si fanno campane dal Medioevo e la nostra famiglia ininterrottamente fa campane da quell'epoca, diciamo sono quasi 1000 anni che facciamo campane. Mio figlio Ettore è la 27ª generazione, io e mio fratello Pasquale siamo la 26ª generazione, quindi c'è questa continuità, c'è sempre stata, e la particolarità della nostra fonderia, della nostra scelta, della mia e di mio fratello, è che è quella di fare le campane come si facevano 1000 anni fa. La fermo perché se no diventa troppo lungo. Okay, Armando is telling me they are the 26 generations, and Armando's son Ettore will be the 27th generation, and with absolute continuity, all the members of the family since the early Middle Age has been attending the foundry activity here. E le prospettive quali sono? Perché mi chiedo, ci sono sempre nuove campane per ricorrenza, per celebrare. Noi siamo sempre alla ricerca anche se conserviamo le tradizioni come sono, con le stesse tecniche, gli stessi materiali, guardiamo sempre al futuro, cioè il futuro è necessario, perché il nostro futuro, cioè quello che hanno prospettato per noi i nostri genitori, era semplice perché si continuava regolarmente. Oggi con la tecnologia moderna non abbiamo più questa facoltà di poter scegliere di continuare, è una scelta proprio forzata, un'imposizione nostra questa di dover però continuare. Voi producete le campane con le tecniche del Medioevo, ma però c'è un adattamento alle tecnologie. Guardiamo al futuro sicuramente, il futuro è fondamentale anche per i nostri figli, per 2 figli, ce ne ho 3, insomma, con la speranza che continuino questa attività millenaria. Perché No, di sicuro continuerà, ma evolvendo. la campana in sé per sé, come diceva lei prima, la costruzione, e noi siamo fermi a quel tipo di costruzione, è quella. Però ecco, intorno alla campana poi ci sono delle innovazioni. Una volta che noi portiamo le campane, una persona ci ordina una campana e poi la portiamo sul campanile, oggi c'è l'app
Certo. E quindi il sacerdote da un'app controlla quelli che sono i Dal suoni. telefono. Sì, controlla quelli che sono i suoni. Lì bisogna andare, è questo che magari siamo rimasti sì fermi, come diceva mio fratello Armando, a quella che è la produzione, perché poi io lo dico sempre, abbiamo fatto in modo che il nostro cuore non venisse intaccato dalla tecnologia, però ahimè, dopo che la campana è stata fusa, dopo 3 mesi di lavorazioni, dopo le preghiere, dopo i mattoni, dopo la creta, dopo che la curiamo, bisogna poi dare spazio alla tecnologia e lì dobbiamo stare attenti. Assolutamente. They were explaining to me how they preserved exactly the same technique since the Middle Age. So they use exactly the same tools, the same technique, the same procedure to produce each bell. And each bell is produced manually, one by one. Each bell has the different stamp, but is done once, because after that the stamp to go over will be destroyed. So every bell has been done once. At the same time, they are looking forward towards the future, and the future is based on technology, and already they deal with technology in the application of the bells, not in the building of the single bells, but in the use of the single bell. Pasquale was telling me that today, for example, they set up the bell on the top of the tower, and then the parish or the priest or whoever has an app on his mobile phone to operate with the bells at the right time, at the right moment, during a choice, even between different kind of tunes that the bells can have. I'm going to ask them some more about the tunes and what is the composition of the bells, a little bit more techniques. La domanda a questo punto è proprio sulla costruzione delle campane, perché ieri Tonino ci ha fatto sentire le melodie. Ogni campana può avere una tonalità, Sì. e questo dipende, me lo spiegherete voi, ma la composizione del metallo, che è bronzo immagino, che cos'è il bronzo? Una Un po' lega. di rame, una lega. Rame, di 80 parti di rame e 20 di stagno. Ah, così preciso, 80 di rame. Per le campane sì. Una lega per le campane molto ricca di stagno, potrebbe arricchirsi ancora più di stagno. L'unica cosa è che più stagno si mette, più paradossalmente lo stagno è morbido, però indurisce la lega, quindi diventa più dura, più vitrea e si può rompere prima. Però con questa percentuale nostra che noi abbiamo deciso così, perché tutte le campane hanno la vibrazione giusta e il risultato poi di durata più lungo sui campanili. E quelle piccoline possiamo aggiungere un po' più di stampo, gli diamo una vibrazione di stagno e dandogli una vibrazione un po' più alta. Però, ripeto, lo standard nostro della Fonderia Marinelli, 80 parti di rame, 20 di stagno. E questa composizione è sempre la stessa, indipendentemente Sempre la stessa. dalla dimensione Sì. o dal tono che si vuole dare a quella particolare. Sempre la stessa. Noi miscela. compriamo pani di bronzo già confezionati con la percentuale che diciamo noi. Cioè gli Naturalmente, ordinati. gli ordinati. Siccome questi poi vengono rifusi, cioè c'è un po' di stagno in più, però alla fine quello è il risultato finale della campana. Quando per esempio ci sono campane vecchie che dobbiamo rifondere necessariamente perché vogliono la campana rifusa con lo stesso bronzo che avevano le campane fatte dagli antenati del luogo, e allora lì dobbiamo analizzare il materiale aggiungendo o rame o stagno, quello che serve, insomma, nella lega, e purifichiamo la lega. Quindi abbiamo sempre la percentuale giusta e così abbiamo il risultato giusto per le nostre campane, per la tonalità delle campane in particolar modo. Okay, interesting. So every bell has a tune, a musical tune. This depends from the shape. So different shapes are designed to have a particular tune, so it's possible to make a melody, a composition. This is anything to deal with the composition of the metal. The metal is a fusion, 80%
copper and 20% tin. Together, they order to a special workshop to do this, and is the same for every size of bell. And they were telling me sometimes bells have accidents for different reasons. We saw yesterday a bell that had a thunder and just break exactly in the middle. And when this happened, there is an accident, it's necessary to fix the bell. Fix the bell means to re-melt, because of course the bells can have a nice sound if it's just one block of fusion. So the committant, the customers ask, please re-melt this bell using the old bronze that has been used when this bell has been produced the first time. In this case, they have to study the composition, because during the process of melting, you could lose a bit of copper or a bit of tin, and you have to replace when necessary to just set again the original percent copper and tin. Producete campane da 1000 anni più o meno. Quindi i vostri nonni, i vostri bisnonni, i vostri antenati, gli antenati degli antenati. Che noia. Ci seguono. Ci seguono. No, ci seguono, li sentiamo proprio. Stanno sempre dietro le spalle. C'è un quantico qui che... Qui c'è una folla di... Ci sono delle particelle che fanno scintille. Sì. So it's telling to me that they feel the presence of 25 generations of ancestors here around that are over them, and they check what they do, if it's well done or what. Noi sorridiamo quando lo diciamo, proprio per non diciamo. They take it easily, they try to be with sense of humor about that, and they laugh, but actually it's quite a weight to be all the time with this presence of 25 generations before them. Bisogna sempre, diciamo, noi da quello che è il fuoco, da quello che è, diciamo, questo elemento molto forte, e viene fuori la voce di Dio. Ed è sempre stato qui, abbiamo sempre fatto le fusioni, abbiamo pregato qui prima di fare una colata. Ecco, sì, ci raccogliamo in preghiera, c'è l'acqua santa, le gocce. Quindi dobbiamo far sì che questo bronzo, 70 parti di rame, 20 di stagno, come dicevamo prima, fuso a 1200 gradi, lo dobbiamo imprigionare nelle forme delle campane. This is very emotional. When they melt for a new bell, they work at 1200 Celsius degrees, so it's a bit delicate moment, and Pasquale was telling me they gather around the fire, since they feel what the fire does, what the fire is the presence of God. So it's a very special atmosphere when they melt the new bell, and they pray. They are extremely concentrated together to do this precise moment, like a sort of little ceremony or big ceremony, if you wish. So they are all together praying and being very in a sort of meditation, let's use this word, around this event, and they can feel all the energies that is around, that is involved. Dopo tutto questo voi vi tramandate delle storie con le generazioni che vi hanno preceduto, episodi, aneddoti, ecco, sì. ce ne potete raccontare un paio. I asked them, così vi do tempo, I asked them if they remember some stories or some anecdotes about the 25th generations before them, or stories they heard from their ancestor from the Middle Age or ancestor from the 1600 or later. Volevo fare una premessa, noi puntiamo alla qualità,
Certo. Quindi diciamo la quantità sì, ripeto, però un attimo ci può... Quindi per noi qualsiasi campana, ogni campana che ci viene richiesta, che ci viene ordinata, è una storia, perché c'è il cliente che magari vuole quella campana perché poi si fa la campana, si va dal cliente, si va a toccare con mano la sua realtà, il suo paese, i suoi contrasti, sia piccola la campana sia grande. C'è sempre una storia dietro la fusione, almeno come noi diciamo ci rapportiamo a quello che è il nostro lavoro, la nostra passione. Una volta che si entra a fare questo, diciamo così, che lo senti tu questo lavoro, poi si va oltre. E aneddoti, non lo so, Armando. Beh, no, ad esempio, ultimamente Pasquale was underlining as every single bell is a unique production and has a commitment as a client that in that bell wants different things, not only symbols, decoration or something written around, but has expectation and has important things for him to be valorized in the bell. So every bell that you can see around, or every bell they produced, is a story by itself, because brings the story of the clients that made the order of that specific unique bell. But let's hear more. Per esempio, ultimamente abbiamo fuso una piccola campana, insignificante, cioè uno vede una campanella, può essere una campanella generica, però ha un significato straordinario, enorme, forse supera un po' tutto quello che è la nostra immaginazione. Questa campanella va in un ospedale, in un reparto di oncologia, piccolina, andrà all'uscita di questo reparto e tutti i bambini, oncologia pediatrica, tutti i bambini che usciranno da lì e avranno superato tutte le loro difficoltà suoneranno questa campanella. E allora noi speriamo che questa campanella suoni sempre, perché tutti purtroppo abbiamo dei problemi ogni tanto, però quando sono superati speriamo che li superino tutti quanti e suonino sempre questa campanella. Allora, questa è una campanella piccolina, se vuoi tradurre poi dico il resto. He told me the story of quite recently they produced a small bell, and but very special because it's going to be set in a pediatric oncology hospital where children have to deal with cancer. So this bell will be played every time a child will go over and will be after the bell adventure and will be healed. He will play this bell. So they hope this bell will be played. Liberty Bell. Liberty Bell. Bellissimo. E poi ci sono tanti episodi, per esempio quello che a me e mio fratello è mancato di 1000 anni, già qui c'è un'evoluzione, possiamo dire, nella nostra generazione, è quella di fare una fusione fuori porta. Che significa? Che i nostri genitori hanno fuso campane nel paese, perché non c'erano mezzi di trasporto, non c'erano strade idonee, e si andava a fondere le campane sul posto. È una cosa straordinaria, là poi veramente... Questo in che epoca? Fino al dopoguerra. Fino adesso? Fino al dopoguerra, quando non c'erano strade. Era più conveniente spostare le stanze e non le campane proprio. Ma non c'era proprio il mezzo di trasporto, c'era il fango, c'erano strade terrose, si spostava con i pastori, con i transumanzi, perché là c'era anche il brigantaggio. Degli episodi straordinari, poi quando si andava lì nel posto, se si mangiava bene, si dormiva in un posto decente. Assaltavano anche il convoglio, portavano comunque gli specialmente attrezzi, al ritorno, comunque specialmente portavano i viveri, i soldi, insomma, la merce di scambio, il baratto, diciamo, di allora tanti parenti nostri, perché noi abbiamo un albero genealogico che è in continua evoluzione. Certo. E dice, abbiamo trovato una campana in Arezzo 1400 Giovan Battista Armidoro Marinelli. Ecco. Può darsi che nel periodo del 1400 è andato in quel posto a fondere una campana, avrà trovato molto probabilmente l'amore, quindi si è fermato là e non è mai più ritornato. Very interesting.
they said that since they're in the past, and this past means since the early Middle Age until the early 50s, okay, so a big range of time, there were no roads. It was extremely difficult to carry something like a bell in very narrow, difficult roads. So it was much more convenient and practical when they had to bring a bell even far away, just to move the people, the workers, and the tools, and of course the metal, but gross, not worked. All together, all the big bunch of people were going where the bells had to be set, and they were making the fusion just downstairs the tower. They were setting up everything necessary to achieve, to build and finish the bell just on site. This was much more easy and practical. So at the end, everything was done. And about this are many stories that tells how difficult was this trip sometimes, and was dangerous also, not only because of narrow streets, sometimes crossing mountains, ballet, but because of the bandits. When they brought things, one of the big worries was to be around bandits, to be stopped by the bandits, particularly on the way back home, because in the way back home, often they had the money of the clients that paid them after the bell was finished and set in the tower, so the bandits was a particular danger for them. E altri episodi? Chiamiamo un episodio, chiamiamo un diciamo episodio storico. Storico, perché la venuta di Giovanni Paolo II, la venuta di Giovanni. In questo posto dove stiamo noi, dove stava nel 19 marzo 1995. Sono passati più di 25 anni. San Giuseppe. Per noi diciamo che è un punto di inizio per un nuovo millennio, quel 19 marzo. E lui è venuto qui, ha benedetto una fusione di una campana. Quindi ha partecipato. Ha partecipato come il parroco quando benedice, ha recitato la litania. Poi stava qua Giovanni Paolo II. E abbiamo fatto una passeggiata in fonderia, filmato un'argilla come uno scultore, insomma, e è stato in maniera familiare, molto intima, bella, bellissima, e quello che più poi ha coronato un po' tutta questa visita, che diventa un Papa Santo, quindi noi abbiamo avuto un santo qui in fonderia. Questo per noi è l'episodio più grande e più importante, credo, in tutti i secoli, perché mio nonno ha conosciuto Pio XI durante i lavori di Pompei, bisnonno Pasquale, e lì lo stemma pontificio, lui ha avuto l'onore di innalzare lo stemma pontificio, quindi nel 24 proprio faremo 100 anni dello stemma pontificio, sarà un grande evento per la nostra piccola bottega. Quindi avremo sicuramente questa gioia di rivivere questi 100 anni ricordando proprio Pio XI e legandolo al Papa attuale, Papa Francesco. So they had the big episode in the range of the existence of the workshop has been the visit of Pope John Paul II. This visit is still for them particularly strong in memory, because Pope John Paul II was here, exactly here, and was March 19, 1995, and he take part to a fusion of a bell that was dedicated to the new millennium. And so for them this is an important, the most important episode they want to tell about their existence. Pope John Paul II participated to the fusion and prayed with them and benedicted the fusion of this big bell. And Armando was reminding me also another important date, that was 1924, when their ancestor Pasquale met Pope Pius XI, and
was another very important meeting, and Pope Pius XI gave them the coat of arms of Vaticans to be used like a sort of benediction on this very ancient activity. So when will be 2024, they are planning a big event to remember 100 years since Pius XI gave them this particular acknowledgement. Ha fuso le campane, ha preparato l'impianto arriva in loco, quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro in Nuova Zelanda, siamo stati poi Turks and Caicos, che sono delle isole che magari Guinea Equatoriale, Africa, però c'è un lavoro che ricordo con affetto, che Father Kevin, che da Indianapolis, Westfield, è venuto con la comunità. Sono di 50 persone qui ad assistere alla fusione delle proprie campane. È venuto prima lui in nava scoperta, poi sono venuti ad assistere loro alla fusione, e noi siamo andati a montare le campane, siamo andati 5-6 persone, un impianto grande, sono praticamente più di 20 quintali di campane. È stato meraviglioso, perché noi quando siamo andati lì ogni famiglia ogni sera ci ospitava, e questa l'aeroporto con Viva i Marinelli, arrivare una sala, proprio le magliette, benvenuti marini, cioè sai, gli americani sono Westfield, comunque Indianapolis, avere le porte aperte. Io sono stato a cena con Takuma Sato, il campione mondiale di i figli sono andati a scuola, per dire, lì sono stati a scuola i miei figli. Pasquale was telling that every time they built a new bell, they establish a new human relationship with the client, sometimes very strong, because bells continue, let's say, for eternity, to play the same sound and to be in 1,000 years still there, playing that sounds and remembering this extraordinary human meeting. And he was remembering a very strong episode they had, among many others, because they deliver bells from New Zealand to Guinea, Africa, everywhere. But one episode is particularly significant for them, is when Father Kevin from West Village of Indianapolis, Indiana, came here with a group of other 50 people from the West Village community to be part of the fusion of their bells, because they ordered many bells. And when they went to West Village in Indianapolis to bring the bells, already at the airport was a crowd of people saying, "Welcome Marinelli, we are happy you brought our bells here," and they celebrate all together these events, and of course they're still in contact. And all the time, the sound of the bells remember them this relationship. Allora, voglio concludere con una frase, un pensiero. Se lo traduci bene puoi cancellare tutto quello che abbiamo detto prima. E che naturalmente qui noi siamo qui, rispecchiamo quello che è il passato, quindi, e paradossalmente oggi ci troviamo moderni. Però a un certo punto sì, bisogna guardare per forza al futuro. Il futuro però, tutto ciò che facciamo, lo facciamo con passione. Questa parola che ti apre tutte le porte, ti realizza tutti i tuoi desideri. E adesso il nostro desiderio, i due desideri sono: uno far suonare una campana sulla Luna e uno sui fondali marini. Adesso è una sfida, speriamo di avere il tempo di poterla realizzare. Okay. Armando wants to tell us that they do what they do, but we already understood that they put a lot of passion, a lot of energy, a lot of human heart, okay? But they have two dreams before they pass the story to the 27th generation and to the 28th and so on. They have two dreams to achieve. One is to put a bell over the moon.
The other one is to put a bell in the bottom of the sea, under the water. Grazie. Grazie a voi. Goodbye.